piantine di basilico. Quando le compri sono bellissime. Le porti in casa con la speranza di farle crescere, avere un raccolto abbondante, ma dopo pochi giorni loro, in genere, si afflosciano, seccano e sono da buttare. In questo video ti svelo tutti i trucchi per poter riuscire a non farle seccare, quindi tutto quello che devi, ma soprattutto quello che non devi fare per poter avere poi alla fine un raccolto abbondante proprio come questo. Le regole più importanti sono fondamentalmente tre. Sono poche ma vanno rispettate. Se lo farete, questo è il risultato che otterrete alla fine dell'esperimento. E per farvi vedere la differenza tra usarle oppure no, ho comprato due vasetti. Un vasetto lo tratterò, l'altro no. Andate a vedere alla fine i risultati. Sono certo che rimarrete stupefatti della differenza tra un vasetto, quello trattato, e l'altro che non ho trattato. In genere, quando si comprano queste piante sono rivestite da una pellicola di plastica. Alcuni credono che abbia un effetto serra, in realtà no, è soltanto un qualcosa che serve a proteggere per spostare le piantine da una parte all'altra. Ma quando arriveranno a casa, e quindi non avranno più il pericolo di essere rotte durante il trasporto, dato che proprio la pellicola le stringerà e letteralmente le soffocherà, la prima cosa che dovrete fare è toglierla. E a questo punto molti pensano che basti prendere un sottovaso, mettere la pianta sopra, bagnarla e aspettare di raccogliere le foglioline. No, perché questo in realtà non è un vaso con una pianta, ma è un semenzaio, quindi un vasetto con tantissime piante che dovranno essere separate. Ed ecco qua, provo a mostrarvi meglio come sia composto in realtà il vasetto, quindi il semenzaio. Ogni stelo di questo, e sono davvero tantissimi, guardate, è una singola pianta. E considerate che affinché queste si possano sviluppare nel migliore dei modi, quindi avere lo spazio, l'acqua e la luce necessari, dovranno essere separate le une dalle altre. Quindi la prima regola è dividile. Dividere è davvero facile, basterà tirare fuori innanzitutto il pane radicale dal vasetto, basterà schiacciare nella parte inferiore il vaso, leggermente, e verrà fuori tutto il pane radicale senza alcuna fatica. E una volta tirate fuori, guardate quante radici ci fossero nel pane radicale. Sono davvero tante e tutte intrecciate. Ed è proprio per questo che io dico che vanno separate, perché sennò poi le radici si intrecceranno tutte e faranno soffocare tutte le piantine che ci sono sopra, proprio perché non c'è spazio. Al fine di non rovinare le radici, perché è davvero importante non spogliarle della terra e non romperle, quando farete questa operazione andate nei solchi che si sono creati durante la semina. È davvero facile distinguerli e a quel punto con le dita separate molto delicatamente. Prendetevi il tempo che ci vuole, anche se ci vorrà qualche minuto in più, perché questa è un'operazione davvero molto importante. Più radici la piantina avrà e meno trauma da travaso poi questa subirà durante l'operazione. E continuate l'operazione sino a che tutte le piantine del semenzaio non saranno suddivise in tante piccole porzioni, quindi zollette o piantine. La seconda regola è quella di dare spazio a radici e a piantine facendole crescere in un buon terreno. Arrivati a questo punto si potranno mettere le piantine o in vasi singoli, proprio come questo, o in vasi più grandi. Nell'ipotesi che, come in questo caso io metterò 6-8 piantine, vi consiglio di prendere un vaso abbastanza grande, quindi almeno 60 cm x 40, con un'altezza di circa 40 cm, in modo che le radici si possano allargare senza problemi e che la pianta, le piantine in questo caso, possano svilupparsi anche nella parte superiore, quindi fuori dal filo del pane radicale. E una volta scelto il vaso, al fine di evitare che poi sul fondo si creino dei ristagni che sarebbero davvero pericolosi per questo tipo di pianta, procurarsi dell'argilla espansa. Andrà benissimo un qualcosa tipo questo, con un diametro di circa 2 cm, e creare sul fondo del vaso un letto di circa 2 cm, in questa maniera. Un altro consiglio che reputo davvero molto valido è quello di andare ad inserire all'interno della terra che sceglierete dell'argilla espansa. Se ce la fate, prendete un'argilla che abbia un diametro massimo di 1 centimetro, quindi con dimensioni varie ma che non superino il centimetro. Poi, se non la trovate, andrà bene anche l'altra, ma questa secondo me è davvero l'ideale e dovrete fare un mix composto da un 80% di terra e un 20% di argilla espansa. La sua funzione sarà quella di fare defluire meglio l'acqua all'interno del terreno, quindi le radici non resteranno bagnate anche se bagnerete troppo, e farà respirare allo stesso tempo proprio le radici, quindi evitando marciume e facendole sviluppare nel migliore dei modi. Inserite l'argilla e preparato il mix, non resterà altro che andare ad inserire la terra all'interno del vaso, semplicemente facendola cadere, e man mano che la si fa cadere, casomai agitarla e scuotere e riempire, continuare a riempire il vaso sino a che il filo del terreno non arrivi più o meno a 5 cm rispetto al filo del bordo del vaso, quindi più o meno qui. Nell'ipotesi che abbiate la possibilità di avercelo, io consiglio di addizionare a questo terreno, che già è ottimo di per sé, questo che non è nient'altro che humus di lombrico. Altro consiglio davvero utile che posso darvi, nell'ipotesi che voi beviate il caffè, ed è molto probabile, le cialde, quelle di risulto una volta fatto il caffè, non le buttate queste, perché se
le prenderete e le sbriciolerete nel terreno, in questa maniera, è un'operazione davvero molto semplice e veloce, questi saranno un ottimo concime, io lo chiamo oro nero, per far crescere meglio le vostre piantine. Nell'ipotesi che voi non utilizziate la moka, va benissimo anche ciò che otterrete dalle cialde delle macchinette, perché all'interno delle cialde, basterà aprirlo, ed è un'operazione anche questa davvero molto facile, c'è caffè, esattamente come quello che si usa per la moka, guardate. Quindi basterà tirarlo fuori e sbriciolarlo. Considerate che non ne servirà una quantità enorme. Per un vaso come quello che ho utilizzato nel video basteranno 3 delle cialde che vi ho fatto vedere oppure 4 o 5 di queste cialde della macchinetta. Semina. Purtroppo quando si spostano le piantine dal semenzaio al vaso esiste un qualcosa che si chiama trauma da travaso. Questo potrebbe compromettere il raccolto, perché le piantine, se subissero un trauma troppo forte, seccherebbero. Per evitare questo esiste un trucco che io reputo davvero molto valido. Quando andrete ad interrare la piantina, anziché arrivare col filo del terreno del nuovo vaso in questo punto, che era quello vecchio del semenzaio, andate ad interrare la piantina utilizzando anche il gambo, interrando anche il gambo delle piantine. Considerate che queste, una volta a contatto col terreno, creeranno nuove radici, quindi daranno più forza alla pianta, che crescerà più in fretta, più vigorosa e farà più foglioline. E ora vi mostro la differenza. Quindi normalmente si fa questo, si va col filo del pane radicale vecchio col filo nuovo, e questo è il risultato che si ottiene. Guardate, la piantina tende a cadere oltretutto, quindi non è neanche stabile. Nell'ipotesi invece che si vada ad interrare tutto, quindi arrivando fino a questo punto, la piantina rimarrà molto più stabile, guardate. Quindi terreno tutto intorno, la piantina è decisamente più stabile e oltretutto tutti i punti nel quale la piantina adesso toccherà il terreno creeranno le radici. Arrivati a questo punto non resta altro che inserire l'oro all'interno del vaso. Al fine di ottimizzare al meglio gli spazi che avete nel vaso, io consiglio di posizionare sempre prima tutte le piantine e poi iniziare piano piano, una ad una, ad interrarle. Quindi prendere le singole piantine ed una ad una, facendo dei fori, casomai aiutandovi anche con un cucchiaio da cucina o con le mani come io preferisco, fare un foro di circa 20 cm e iniziare ad inserirle tutte, una dietro l'altra. È un'operazione davvero molto semplice e veloce. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà altro che prendere un annaffiatoio e bagnare il tutto molto abbondantemente. La prima volta non vi preoccupate, bagnate davvero tanto, il terreno dovrà essere zuppo. Evitate di bagnare le foglioline a meno che non ci sia una giornata molto calda e che l'acqua quindi evapori in pochissimo tempo, circa 20 minuti, perché se dovesse rimanere acqua sulle foglioline si potrebbero creare funghi, muffe o batteri che potrebbero essere davvero pericolosi per le piantine stesse. Terza regola, probabilmente la più importante, l'acqua. Una delle principali cause di morte delle piante in casa, in realtà probabilmente è la prima causa che fa morire le vostre piante, è l'errata irrigazione, quindi o troppa o troppo poca. Io in queste immagini vi mostro quale sia la differenza quando si sbaglia o quando non si sbaglia l'irrigazione nel basilico. Quindi questo è il primo caso, ovvero troppa acqua ha fatto marcire, per quanto non si veda, all'interno del pane radicale l'apparato di radici e piano piano la piantina si è afflosciata e sta marcendo. Questa purtroppo, una volta che presenta i sintomi, non sarà più recuperabile, quindi è da buttare. Stessa cosa quando se ne dà troppo poca di acqua. Quindi le radici all'interno del pane radicale tenderanno a seccare, la pianta seccherà anch'essa e questa sicuramente non potrà più essere recuperata. Invece questo è l'esempio di una irrigazione corretta, quindi una pianta che sta crescendo in maniera assolutamente sana e forte. Questa pianta è una pianta che ama davvero molto l'acqua, però teme i ristagni d'acqua, quindi tra un'irrigazione e l'altra dovrete farla respirare, il terreno dovrà asciugarsi e solo a quel punto si potrà procedere con un'irrigazione abbondante nuovamente della vostra piantina. Altre due cose alla quale prestare attenzione sono luce e temperatura. Se le temperature dovessero scendere troppo, io consiglio di coprire le piantine con del tessuto non tessuto. Le temperature ideali sono tra i 20 e i 26 gradi. Per quanto riguarda la luce, evitate i raggi del sole diretti troppo forti, perché se troppo forti bruceranno letteralmente le vostre piantine facendole seccare, proprio come quelle che vi sto mostrando. Primi risultati.
Quando si spostano le piantine dal semenzaio a un vaso grande, il più delle volte capita questo, ovvero che le piantine tendono ad afflosciarsi. Questo non è un trauma da travaso, però purtroppo è uno stress che la pianta subisce. Ma non vi preoccupate, perché se tutto andrà nel modo corretto, nel giro di pochissimi giorni si riprenderanno. Infatti, trascorsi soltanto 20 giorni, questo risultato non solo si sono riprese, ma stanno già crescendo in una maniera assolutamente perfetta. Sono alte circa 20 cm e godono di ottima salute. Risultati finali. Trascorsi all'incirca 30 giorni, riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. Delle piante che stanno crescendo in maniera assolutamente perfetta, che sono alcune alte addirittura 30 cm, con delle foglie che si sono sviluppate in maniera assolutamente perfetta. Hanno delle foglioline che sono davvero gigantesche. Io purtroppo il profumo non ve lo posso fare sentire attraverso il video, però vi posso mostrare quanto siano grandi, perfette e sane. Vi assicuro che un risultato come questo è davvero incredibile. E adesso vi mostro il secondo vasetto. Lui è stato comprato lo stesso giorno nello stesso negozio, però non abbiamo tirato fuori le piantine dal vasetto che è un semenzaio, pur avendogli dato la stessa luce, la stessa acqua e insomma trattato nello stesso modo, tranne appunto averlo separato. I risultati sono questi, delle piantine che sono andate giù e stanno decisamente patendo, quindi da qui purtroppo un raccolto non lo si avrà. Quindi questa è proprio la riprova che insomma toglierle da qui e trattarle come vi ho mostrato nel video darà veramente dei benefici enormi al vostro raccolto di basilico. Provate a rifarlo, perché sono certo che al posto di avere questo, se otterrete questo, sarete davvero felici di averlo fatto. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché questa è un'operazione che a voi non costerà nulla, però per me è importante perché mi aiuterà a fare crescere il canale. Quindi detto questo, un saluto e al prossimo video.